Il Canada è un paese multietnico e questo lo sanno tutti. Io, nella mia vita, ho studiato sociologia, ho seguito corsi di antropologia ed è per questo che ho sempre pensato che sarei stata capace di vivere in un mondo multietnico. Finché non mi ci sono ritrovata, finché non sono stata un'emigrante, finché non sono stata io quella diversa. Io sono Angela ed in genere su questo canale si parla di grammatica italiana, ma ho deciso che voglio dedicare un piccolo spazio alla mia vita da immigrante. Ed ora cominciamo, chi mi ama mi segua. In Canada, per la prima volta nella mia vita, mi sono sentita una donna bianca. Non è un'espressione elegante quella che ho usato, ma non è una sensazione piacevole sentirsi diversi. Mi ritengo fortunata nella mia vita perché fino ai miei 45 anni non mi era mai successo di sentirmi diversa. Io so che tu ti puoi offendere e sei libero di cambiare canale. Pazienza, questa è la verità e non posso dirla in un altro modo ed è inutile girarci intorno. Vivere da emigrante mi ha fatto maturare una realtà. Non veniamo abbracciati tutti dallo stesso sapere, non cresciamo con la stessa sensibilità, la vita va interpretata. Anche se abbiamo letto gli stessi libri, anche se abbiamo studiato gli stessi argomenti, abbiamo frequentato le stesse scuole e siamo della stessa generazione, non si vive nella teoria. Questa è l'unica certezza. Credimi, io nella mia vita non avevo mai provato questa sensazione. Lo so, l'ho già detto, scusami, lo sto ripetendo troppe volte. Per questo comunque ci ho messo tanto a capirla, perché è una sensazione. L'ho capita, meglio dire percepita, nel mondo del lavoro, in diverse situazioni che si sono create intorno a me. Anche se qualche volta, devo essere sincera, sono state a mio favore, perché donna bianca. Ma non ne sono fiera, io mi sono vergognata di vivere questa situazione. Mi sono vergognata di essere una privilegiata per il colore della mia pelle. Ma la cosa è stata strana, perché sono stati gli altri che me lo hanno fatto notare. Io non dicevo di me stessa: "Oh, Angela, guarda quanto sei bianca". No, non l'ho mai pensato. Durante il Covid ho lavorato in uno di quei grandi magazzini molto famoso, ma non vi dirò il suo nome perché non ha bisogno di altra pubblicità. E durante un normale turno di lavoro, una signora canadese, più o meno della mia età, più bianca di me devo dire, credo che sia stato il suo modo per fare amicizia, si è avvicinata a me e mi ha detto: "Ti sei accorta che siamo le uniche donne bianche?" Era chiaro che me ne fossi accorta, come fai a non accorgertene se sei l'unica? Ma sono rimasta stupita, sbalordita, che qualcuno lo avesse detto ad alta voce. Secondo me non c'era bisogno di dirlo. Perché parlare delle differenze quando si lavora tutti insieme come una squadra? Quando la diversità è la tua quotidianità? A questo punto della storia della mia vita dovrei aver imparato a pensare all'altro, al mio prossimo intendo, non perché è diverso, ma perché è umano come me, come te. Nota bene, ho detto umano perché questa storia della donna e dell'uomo non mi piace affatto. Credo che dovremmo finirla di pensare in questo modo maschilista, usando sempre questo termine uomo ed imparare a sostituirlo con umano. In questo modo potremmo educare noi stessi a non avere questa differenza mentale, a non fare questa differenza. Vabbè, non voglio mischiare le cose, ma nella frase della mia amica canadese "siamo le due uniche donne bianche" mi ha fatto provare anche questa discriminazione. Non solo sono donna e bianca, ma non sono un uomo.
Tu ci avresti mai pensato? Io ci ho pensato in quel momento e questa cosa mi ha fatto sentire tanto triste. In un'altra occasione che vi voglio raccontare, solo per farvi capire che ho vissuto più di una situazione simili, la questione è stata leggermente più invasiva e sempre come protagonista il colore della pelle. Per un periodo ho lavorato al customer service di un altro grande magazzino, ma anche di questo non vi dirò il nome. Io ritiravo gli oggetti che la gente porta indietro e attivavo il rimborso. È chiaro che il mio compito era di ispezionare l'oggetto e davanti ad un forno a microonde molto usato e molto sporco che la signora stava riportando indietro, ho chiesto, oggi direi ingenuamente, perché lo sta riportando indietro, signora? E lei, senza alcun motivo, visto che la mia domanda era legittima, ha urlato: Why you ask me that? Because I am black? Perché me lo chiedi? Perché sono nera? Io sono rimasta paralizzata. Lei era una donna grande, prorompente, che con il suo urlo aveva attirato l'attenzione di tutti i miei colleghi e anche dei non miei colleghi. Ed uno di loro è venuto in mio aiuto, per fortuna, perché veramente non avrei saputo cosa rispondere. Ma abbiamo ritirato l'oggetto e rimborsato la signora. E quando la signora è entrata nello store per spendere i soldi che gli avevamo rimborsato, i miei colleghi mi hanno spiegato che ci sono degli stereotipi di persone che non bisogna istigare, o meglio provocare. E mi hanno suggerito di fare quel lavoro in modo passivo, ma soprattutto di non fare domande. È chiaro che è stata una di quelle cose che non sono riuscita a fare e dopo, infatti, poco tempo ho cambiato lavoro. Ma a me questo discorso forse è più un atteggiamento, quello che in italiano diciamo vivi e lascia vivere, non sempre piace, perché non sempre è giusto ed in questo caso non era giusto. Parlo del fatto che mi dovresti dare una spiegazione. Riporti un vecchio oggetto che hai usato, avrei dovuto avere una spiegazione. E poi non è giusto nei confronti dell'integrazione, della multietnicità. Tutte queste grandi parole. Quello che non mi piace di questo discorso è che è un discorso fondato sull'aggressività, sulla paura del prossimo. Dimostriamo di non rispettare noi stessi, la nostra dignità, la dignità della nostra persona. Insomma, non condivido questo discorso, non mi piace affatto. Per questo sono arrivata ad una conclusione. Non mi piace né essere discriminata né essere favorita. Questa è la verità. Vorrei solo essere considerata per le mie qualità, per la mia intelligenza, per il mio buonsenso o per il mio sorriso, per la mia allegria e per altre cose. E questo mi fa soffrire, mi porta a tristezza. La tristezza dell'emigrante la chiamerei in altre situazioni. Il fatto è che le brutte sensazioni non le riconosco subito. Questo è un mio problema. Essendo io una di quelle persone che segue la filosofia be positive, solo cose belle, mi sembra normale che ci metto tanto a capire che la vita ha i suoi ostacoli, i suoi momenti di riflessione. Per questo adesso dico ad alta voce che quello che veramente ho iniziato a provare è la solitudine. Ho iniziato con il sentirmi sola finché ho capito cosa significa essere soli. Non parlo del fattore fisico, quando non hai nessuno della tua famiglia intorno a te, chiaramente. Sei solo con le tue idee, i tuoi pensieri, il tuo background e il tuo colore della pelle, qualche volta.
La mia è una testimonianza diretta, è successa a me negli anni 2020 ed è grave che sia successo, non sarebbe dovuto succedere. Quello che provo è la solitudine dell'emigrante o la tristezza dell'emigrante. Scegli tu quello che preferisci. Se sei arrivato o arrivata fin qui, grazie per avermi ascoltato. Condividi con me la tua esperienza nei commenti, perché mi fa piacere conoscerti. A me fa bene parlare ed è per questo che lo faccio. Lasciami un like, iscriviti al canale e ci vediamo nel prossimo video. Bye!